Oggi ho deciso di esaudire una richiesta dai commenti al canale e di provare a confronto due cavi di diverso tipo, due cavi di potenza, cavi per i diffusori. Vi anticipo che provare cavi non è la mia passione, non mi diverto con i cavi, tutto ciò detto non ne disconosco l'importanza. So che i cavi fanno una differenza e tanto più ne fanno quanto maggiore è il livello della catena, livello che non è solamente un fatto di quanto si è speso per assemblarla, anzi non lo è affatto, quanto è il livello di sensibilità di quella catena, che nemmeno è inteso come l'efficienza dei diffusori, ma è inteso come la finezza che il sistema riesce a dipanare dal messaggio musicale. La finezza, la microdinamica, i microcontrasti, tanto più un impianto suona vivo e vivido, tanto più mi sono accorto che gli accessori, cavi e non solo, fanno una grande differenza. Su questo ci torniamo dopo. Vediamo ora di che cavi sto parlando nella prova che ci accingiamo a fare oggi. Eccoli qui. Sono i due Lund DCA16GA, là dietro, e più in primo piano i Belden 9497. Sono dei cavi molto simili tra loro per materiali impiegati, almeno lato conduttore. Stiamo in entrambi i casi parlando di un conduttore in rame stagnato, di una sezione di 16 AVG, dove AVG è l'American Wire Gauge, ovvero l'unità di misura americana, laddove il numero più alto indica una sezione più piccola e il 16 AVG è un cavo da 1,31 mm quadrati. Rame stagnato per entrambi, la differenza nell'isolante e nella geometria. L'isolante per i due Lund là dietro è cotone impregnato di olio, un modello che ricalca i cavi vintage tipo Western Electric, mentre per i Belden abbiamo un PVC e se i due Lund sono dei semplici fili che viaggiano paralleli, il Belden è due fili twistati tra loro con un passo ben preciso e costante. Detto questo, il terreno di scontro per questi cavi è la connessione tra l'amplificatore integrato Lothex JI300 e i diffusori Lothex Minstrel. 8 watt di potenza massima dall'amplificatore, 104 decibel a 1 watt per le casse. La sorgente sarà il lettore CD Revox B226S. Niente vinile, niente cose di particolare fascino, se così vogliamo dire, perché quando si fa una prova attacca-stacca, che già di per sé è una prova che non mi piace, e magari dopo racconto anche il perché, almeno voglio che le sorgenti siano assolutamente stabili e con un'uscita ripetibile n volte, cosa di cui non posso essere altrettanto certo se uso una sorgente analogica come il vinile, dove diverse passate del solco, man mano che la testina si scioglie meccanicamente, si mette a puntino, si va in temperatura e tutto quanto, diciamo il prefono che ha valvole, pure lui ha un tempo di riscaldamento che magari potremmo non aver ancora raggiunto. Insomma, tutte variabili che non voglio introdurre quando cerco di fare una cosa già folle, quale la comparativa di due cavi di potenza attraverso una registrazione microfonica dell'impianto, già folle di suo senza introdurre altre variabili. Quindi lettore CD, facciamo play quante volte ci pare ed esce esattamente la stessa cosa. Due Lund DCA16 collegati, procediamo all'ascolto di un brano.
Belden 94-97 in posizione, stesso brano. Tra poco ascolterò il risultato di queste registrazioni e spererò ardentemente che qualcosa sia passato anche nel registrato. Dal vivo la differenza è molto netta tra questi cavi, in quanto il Belden 94-97 è nettamente più aperto, non come bilanciamento o sbilanciamento timbrico, ma come respiro. È un cavo che fa sembrare il Duelund compresso in confronto, ottuso e compresso. Con il Belden invece c'è questa apertura alla microdinamica e alla dinamica e alla freschezza delle voci, alla freschezza degli strumenti, che meglio avete sentito siccome con le voci non ho fatto il confronto, ma in generale si ha proprio una sensazione che un impianto già come questo, che respira forte, che respira a pieni polmoni e che ha una dinamica mozzafiato, con il Belden entri ancora di più in sintonia con se stesso. Quest'ultima che ho detto, la sintonia con se stesso, è un po' il leitmotiv per cui io non amo parlare mai di cavi in senso assoluto, ed è il motivo per cui durante i miei anni di collaborazione con le riviste di settore ho sempre fatto chiarezza con le redazioni che non avrei gradito provare cavi, perché la prova del cavo è un argomento molto delicato e raramente amico degli assoluti. Il cavo non è, a differenza
di altri apparecchi attivi, specialmente delle nostre catene, un componente con una voce univocamente propria che immette nei sistemi. Il cavo è un interconnettore che collega e fa parlare tra loro altri dispositivi meglio dotati di voce propria. La voce propria dei dispositivi ha bisogno del giusto adattatore tra l'uno e l'altro per esprimersi compiutamente. Il cavo a volte crea quell'alchimia tra un componente e l'altro e li fa parlare tra di loro nella maniera migliore, più sincera, più corretta. Di storie su internet dell'efficacia, non efficacia dei cavi, l'influsso dei cavi e via dicendo se ne leggono ogni giorno quante se ne vogliono, una più noiosa di quell'altra. E tanto più la persona che arriva ha i titoli, tanto più è perito, è ingegnere, chissà che cosa, tanto più ci si annoia in queste discussioni perché si tende a banalizzare tutto con quelle 4 leggi di elettrotecnica e di fisica che si presume dovrebbero spiegare qualsiasi cosa. Ora, io la legge di Ohm la conosco decisamente bene. Nella mia vita ho capito che non basta sempre una o due formule per spiegare il mondo, che quelle formule non sono di certo sbagliate, ma che probabilmente i fenomeni che entrano in gioco quando si ascolta un sistema audio, nella fattispecie, sono più complessi e non si possono spiegare con così poco. Sono certo che le misure possano dare delle indicazioni, sono altresì certo che non sempre un uomo è capace di sedersi davanti ad un sistema con il miglior kit di misure e sapere che cosa deve misurare. Probabilmente quello che manca alla maggior parte di noi non è la conoscenza delle formule o la disponibilità di hardware per fare delle misure e spiegare tutti questi misteri, ma è proprio il sapere che cosa bisognerebbe mai misurare. Il cervello e le orecchie sono qualcosa di più complicato di un microfono e quindi cosa sentiamo? Chi lo sa? Ma ciò di cui sono sicuro è che se prendiamo un sistema come questo qui e iniziamo a giocarci dentro con cavi, attacca, stacca, metti, rimetti, con piedini, con oggetti strani da appoggiare in giro, sentiamo delle differenze notevoli. Sento delle differenze notevoli persino nella posa dei cavi, dal momento in cui li installo al momento in cui li lascio dove sono, fermi per ore, per un giorno, per 2 giorni e poi torno ad ascoltare e sento che è cambiato qualche cosa. Non solo in questo sistema, ma questo per me è una costante da tanti anni. Uno dei consigli che do sempre quando la gente inizia a fare delle prove attacca e stacca troppo veloci è di fermarsi, ascoltare il componente A per qualche tempo, sostituirlo con il componente B, staccare il cervello prima del sistema, lasciare che si esca dal loop dell'ansia da prova, da prestazione, del confronto, dove il cervello di solito tende a friggere e andare un po' in difficoltà, e a mente fredda e senza magari essere sudati, affaticati e stanchi per aver spostato i componenti del proprio sistema, ci si risieda ad ascoltare il nuovo dispositivo, il nuovo componente. È lì che solitamente si capisce veramente che cosa si è fatto all'impianto. Tutto questo per darvi semplicemente un mio punto di vista sulle cose cavi, sulle cose cavi audio. Ci credo o non ci credo? Sì, ci credo, so che è un argomento da prendere con estrema cautela, che le prove vanno fatte con estrema cautela, senza la frenesia, diversamente infatti da come abbiamo fatto adesso, ma ho ritenuto che tra questi due cavi in questo sistema ci fosse una differenza talmente lampante da potermi permettere di registrarvela con questi banalissimi microfonini Rode e se questo passa nel video probabilmente almeno per qualche tempo possiamo smetterla di discutere. Detto questo, quindi, per riassumere, consiglio i cavi Belden, sì, ma consiglio pure i cavi Duelond, sono comunque entrambi molto validi se avete dei sistemi un po' fisiologicamente fatti come il mio. Provateli. Non vi consiglio di perderci del gran tempo se avete dei sistemi di tutt'altro tipo, magari bassa sensibilità, alte potenze e via dicendo, perché in quegli altri, se mettete un cavo di alto bordo dei soliti brand ben noti, è molto probabile che a questi gli spezzerete le reni, ma non in un sistema come il mio. Quindi, se avete la possibilità, risparmiate un po' di soldi, provate questi cavi e vedrete. Alla prossima!
cantando, toda la tierra te escucha conmigo, toda la tierra te escucha. Te escucho conmigo. Del trigo hasta la oración, del fuego hasta la memoria, el hombre, dolor viviente, canta sangre de su historia. Y cuando te vi al final, tu corazón silencioso, serás un pueblo sintiendo por un canto milagroso. Serás un pueblo sin